Il messaggio di scuse di Madame è una pietosa porcata, un messaggio ad uso dei fan più, diciamo, più vicini a lei, i fan più esagitati, per teoricamente scusarsi, ma non sono scuse. In quel messaggio, fatto per suscitare una pietà becera verso la povera bambina bistrattata, in realtà è solo un tentativo mal riuscito, peraltro, beceramente mal riuscito, di affidare la responsabilità a qualcun'altra scaricandola sui genitori. Scritto in un italiano orribile o in qualcosa che assomiglia vagamente all'italiano e che non c'entra in nessun modo le vere motivazioni. Ne parliamo oggi. Io sono Matteo Flora, mi occupo di comunicazione di crisi per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, scusate la tuta, sono in monitoraggio continuo della pressione, non mi sta la camicia. Riassumiamo. Madame, cantante, che peraltro apprezzo tantissimo, ma quello è un discorso che non c'entra nulla, viene indagata per falso ideologico. Perché? Perché rientra all'interno di una indagine molto più grande in cui Francesca Calearo, 20 anni, in arte Madame, si avvale del finto vaccino Covid da parte dei medici che sono finiti sotto arresto. Insieme a lei centinaia di altri, quindi a un certo punto il capo d'accusa è falso ideologico. Aver girato i concerti, tutte le manifestazioni, anche lo stesso Festival di Sanremo probabilmente, con un Green Pass falso. E già lì ci sarebbe da discutere, però il punto centrale, voglio che rimaniate fermi lì, il punto centrale è Green Pass falso, falso ideologico. Possibilità che venga esclusa dal prossimo Sanremo, di sicuro se non si vaccina è esclusa dal prossimo Sanremo, quello è un altro discorso, telefonata dei carabinieri e pseudo ravvedimento. Perché dico pseudo ravvedimento? Perché in realtà il racconto fatto per suscitare la pietà della povera bambina, che poi ha 20 anni, ok? Non ne ha 15, ed era già maggiorenne ai tempi della vaccinazione Covid, ma quello è un altro discorso. L'emancipazione da parte verso i genitori può essere un discorso più complesso. Comunque, la storia è cresciuta in una famiglia Novax, mai vaccinata, eccetera. Ed è la storia che racconta in N pagine di una cosa che dicevo vagamente simile all'italiano, provate a leggerla, eccetera, che di base ha una serie di problemi. Il primo, se scrivi una cosa del genere la fai scrivere o da un ufficio stampa o da qualcuno che la lingua italiana la conosce bene, perché è un comunicato. Alla fine della fiera è come un comunicato stampa. Quindi in un comunicato stampa, ad esempio, non scrivi che hai fatto sfruttando la sua convivenza da sola. Perché dire che convivi da sola? Ma a parte quella, a parte la parte finale dove non c'è un punto, un segno di perpunzione, manco a pregarlo, ma quelli sono dettagli. Il dettaglio, questi sono dettagli che vi dico per farvi ridere, però il dettaglio non indifferente è il fatto che ti fai seguire da qualcuno che riguarda forma, grammatica, eccetera. Non ti dico un esperto di comunicazione di crisi, anche se è quello che dovresti prendere, non me, uno qualunque, di quelli che ci sono, uno da comodino che trovi in fondo che fa meglio di così. Ma stai attenta, perché la tua immagine pubblica viene determinata da questa cosa e non lo fai leggere al cugino, lo fai leggere a qualcuno che si occupa di scrivere comunicati stampa. Il racconto che cos'è? Il racconto è povera bambina vissuta coi genitori Novax, che si è redenta poi ovviamente con la paura. Il discorso di base è aveva paura, che ci sta, è un motivo sufficiente per non fare vaccini, punto. E lo dico io da vaccinato, plurivaccinato, tripunturato, quadripunturato. La paura la capisco, ma una cosa del genere traspare in tante cose. Cioè da qualche parte, adesso volevo vedere, traspare il fatto che
e continua a essere Novax e non è redenta. Ad esempio dal fatto, anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre, tranne in alcuni casi in cui mi servivano medicine chimiche, state naturali. Ho una cosa da dirti, tutto è chimica, ok? Se poi mi vuoi dire naturopatia o allopatia, va benissimo, ma chimico è tutto. La margherita sono composti chimici e il vocabolario che utilizzi da questo punto di vista determina come sia chiaro il tuo orientamento. A parte quello, l'idea di base è la storia. I miei genitori non mi hanno mai motivato, loro avevano paura, non mi hanno mai fatto nessuna. Io a un certo punto ho deciso di tapparmi le orecchie e andare avanti. Dopodiché mi sono redenta. Ci credo che ti sei redenta quando? Dopo che ti arriva la telefonata dei carabinieri che ti dicono che sei indagata per falso ideologico, che non parteciperai a Sanremo e che c'è un'indagine penale nei tuoi confronti. È facile così, no? E va avanti ancora con questo fare tip tap avanti e indietro. Sì, vax, ma fidatevi delle persone giuste. Sì, vax, ma pensate con la vostra testa, che tra l'altro è la cosa normale dei complottisti, ok, no? Il pensiero libero, il pensiero non standardizzato, cioè il vocabolario che utilizzi è quello del complottista. Per dire che forse no. Questa è la vicenda, questa è stata la morale, non abbiate paura, grazie alla pazienza e dell'affetto. C'è un'unica cosa che non dice lì dentro. Pagine su pagine di roba che va sicuro dovete rileggerla 2 o 3 volte per capire la costruzione come è messa, scritta male, perdonatemi, nemmeno poetica, è proprio scritta male, ok? Male. Fosse stata scritta da un ragazzino di seconda media, sarebbe stata scritta lo stesso male, con un paio di citazioni musicali, perché così non... perché è bello in direzione ostinata e contraria, è una di quelle che potrete beccare veloce, ma scritta male. Cosa non c'è in queste scuse? Non ci sono le scuse, ok? Di che cosa non si parla in questa lunga missiva? Non si parla del fatto della falsificazione del Green Pass. Perché nessuno dice che tu dovevi vaccinarti e non è quello di cui stiamo parlando. Potevi non vaccinarti e continuare a fare i tamponi come tutte le altre persone che hanno deciso di non vaccinarsi. I soldi non ti mancano, mi sembra abbastanza chiaro. Quindi non l'hai fatto proprio per la volontà di commettere un reato, per la volontà di far vedere che eri più furbo, più in gamba, più ammanicata di altri e il Green Pass lo prendevi in quel modo, cioè falsificando una vaccinazione. È lì il problema. E di questo problema, del fatto che consciamente da maggiorenne ha deciso di non fare la vaccinazione e prendere un Green Pass falso ed esibirlo continuamente per mesi, e che questa cosa l'ha continuata a fare fino a quando non è stata beccata da qualcun altro con un'indagine penale alle spalle, di questa cosa zitti, nessuno ne parla. Che, come dicono tanti dei commentatori, avrebbe fatto meglio non dire niente a questo punto. Ok? A nessuno gliene frega niente se sia vaccinata o meno. Ne frega il fatto che abbia falsificato un Green Pass. Quello è il punto. E qui dentro non c'è niente di tutto quello. Non sono scuse, le scuse, ricapitoliamo per chi non mi segue da un po'. Le scuse sono fatte principalmente da una serie di parti, ma principalmente da 3 parti. Mi spiace, è colpa mia, ecco cosa ho intenzione di fare per rimediare. Mi dispiace, qui dentro non c'è. Anzi, c'è il genitori cattivi che io, perché io avevo paura, i miei genitori erano cattivi, povera tapina. Punto. Assunzione di responsabilità, 0, anzi, -1. È colpa mia, non c'è nemmeno quello, ok? Non c'è un è colpa mia, è colpa del sistema, è colpa della paura, è colpa dei genitori, è colpa dell'ambiente, è colpa dei medici che alle volte gli dicevano una cosa e alle volte gli dicevano un'altra. La colpa è di tutti tranne che sua. E ecco cosa ho intenzione di fare per rimediare. C'è scritto: adesso mi sto vaccinando, sto facendo tutti i vaccini necessari. Già lì racconta tutto la scelta di parole, ma necessari.
non quelli giusti per la società, non quelli migliori, strettamente necessari. Ma non è neanche quello. Il problema vero, il problema reale, il problema che dobbiamo affrontare è che non c'è il accetterò quello che dice la magistratura, pagherò la mia colpa, ho fatto un gesto irresponsabile, mi scuso, volevo essere d'esempio per le persone, non lo sono stata, mi sono lasciata trascinare dalle mie paure e ho fatto una cosa sbagliata, che è reato, e sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e le conseguenze che questa cosa possa portare. Non tentare di fare pietà e far piangere la povera bimba che è stata manipolata dai genitori. Perché quello, se devi fare quella parte, non scrivi queste cose. Il tentativo paraculo, lo capisco, e probabilmente funzionerà anche abbastanza bene, è dato semplicemente per i suoi fan. E il colpo al cerchio e il colpo alla botte che ha tentato malamente, in maniera pietosa, di fare qui, dove sì, sono Sivax, ma uso i termini Novax. Sì, ma mi hanno più o meno obbligata, perché se no io... Quel tentativo serve più o meno per mettere in pace buona parte del suo pubblico, e funzionerà probabilmente. Ma non tutto il pubblico. E io spero fortemente che almeno voi non vi lasciate fregare, che almeno voi pensiate davvero, come dice lei, con la vostra testa, e capiate che dietro a tutto quello che lei racconta c'è solo un tentativo molto fatto male di una supercazzola complessa su 3 pagine scritta in italiano fantasioso per cercare di impietosirvi. Non impietosite, sono altre le persone per cui avere compassione. Tutto qui. Raccontatemi voi invece cosa ne pensate, raccontatemi se siete d'accordo o meno, ci sta. Io faccio questa cosa per lavoro, lo analizzo da un punto di vista tecnico, non da un punto di vista emotivo e emozionale. Se no, come avevo detto, a me lei piace tantissimo come persona, piaceva forse tantissimo come persona, e piace tantissimo come cantante. Ma ogni tanto bisogna essere obiettivi, almeno una volta ogni tanto. Raccontatemi qui sotto cosa ne pensate, condividete o non condividete questo contenuto per dire cose che vi piacciono, le cose che vi piacciono o non vi piacciono. Noi ci vediamo per la prossima fail, speriamo il più avanti possibile, e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato.